Eccoci qua, buonasera. Stasera siamo con Daniela Colombo, che è la scrittrice del libro che si chiama... Buonasera. No. E il mio libro si intitola Il gusto amaro dell'uva. Senti Daniela, di cosa ci parla il tuo libro? Allora, Il gusto amaro dell'uva è un romanzo, non è un trattato medico, non è un libro che ha lo scopo di dire non si beve perché fa male, anche se il tema trattato è quello dell'alcolismo. Tema importante, delicato, e io l'ho sviluppato in una maniera un po' particolare. Infatti la struttura del romanzo è appunto una struttura un po' particolare. Ho cercato di sviscerare in maniera profonda i sentimenti, le emozioni che non soltanto la persona che magari è vittima di alcolismo vive, ma soprattutto delle persone che ruotano intorno a lui. Questo perché? Perché le persone che solitamente sono vicine a una persona che ha problemi di dipendenza sono quelle che nella vita reale sono quelle che tacciono, che stanno zitte, che non parlano mai. Non parlano per tutta una serie di fattori, per il senso di colpa, il senso di vergogna, perché non sanno più chi sono loro, perché perdono comunque la propria identità, non sanno più che cosa è bene, che cosa è male, che decisioni prendere o quali non prendere. E soprattutto sono bombardate dai consigli delle altre persone, no? Che dicono tu dovevi fare così, forse era meglio se ti comportavi in quest'altra maniera. Allora io ho preso queste persone e le ho fatte parlare. Infatti il romanzo è strutturato praticamente in 4 diari, perché sono 4 i protagonisti. C'è il diario della madre, che quindi è la mamma del ragazzo che poi inizierà appunto a far uso di stupefacenti, l'alcol e diventerà appunto un alcolista, dove la mamma può dire tutto quello che sente, tutto quello che ha nel cuore, raccontando il proprio vissuto come madre e riportando appunto degli avvenimenti che sono capitati dall'adolescenza di suo figlio, da quando è iniziato fino alla fase adulta. E ho cercato di entrare proprio nell'animo di questa mamma e ho capito, scrivendo il libro, che non è facile per una madre ammettere, no, anche vergogna, un senso di vergogna per il proprio figlio. Penso che sia abbastanza una cosa devastante. Ci sarà poi il diario della moglie, è tutto concatenato perché comunque questo ragazzino crescerà, si innamorerà, si sposerà e quindi subentrerà la moglie, con tutto il suo vissuto di moglie, con tutte le dinamiche familiari. Ci sarà poi il diario del figlio, quindi il figlio nato da questa coppia, dalla moglie e da questo uomo che è vittima di alcolismo, dove il figlio racconterà il suo punto di vista, e poi per ultimo ci sarà la confessione dell'alcolista. L'ho chiamata la confessione dell'alcolista, non il diario dell'alcolista, dove sarà lui che parlerà, dirà quello che l'ha portato, che l'ha spinto a fare, diciamo, questa scelta. Ultimo parlerà anche l'alcol. Anche l'alcol vi farò dire la sua. Daniela, io ho avuto modo di ascoltarti in altre chiacchierate su altri canali e quindi ho già una mia idea sul come sei arrivata a scrivere questo libro, però mi farebbe piacere se tu ce la raccontassi perché comunque è un'esperienza interessante della tua vita, insomma. Sì, allora, innanzitutto io sono un'infermiera, quindi lavorando in ospedale ho potuto comunque anche venire a conoscenza di situazioni, di vite vissute magari dai pazienti stessi. Però premetto una cosa, questa è semplicemente un'esperienza da ascoltatrice. Io poi sono una spugna, nel senso che io ascolto le storie e sono proprio una spugna, perché poi questo mi dà anche il cosa di poter scrivere determinate cose, non la vita, le vite di quelle che sento, cioè semplicemente le emozioni, le sensazioni e i vissuti.
Non c'è nulla però di infermieristico in questo libro, è un romanzo di fantasia. Ho avuto anche un'esperienza sempre lavorativa in carcere e lì anche comunque ho potuto sentire storie di ragazzi, in particolar modo tossicodipendenti, e poi anche a livello di esperienza personale. Perché nella mia famiglia, non dico, voglio dire, mio padre, mia madre, mio suocero, il fratello, per una questione di il figlio, per una questione di rispetto e di tutela della persona, però comunque anche nella mia famiglia ci sono state dei problemi di dipendenza, in particolar modo sia anche l'alcol ma anche la ludopatia. Mi sono accorta che le dinamiche che vengono a instaurarsi in caso di una dipendenza sono quasi sempre le stesse. Infatti questo è un libro, io ho trattato il tema dell'alcolismo, ma in realtà avrei potuto scrivere di qualsiasi altro tipo di dipendenza, compresa anche quella alimentare, compresa la dipendenza affettiva, che tra l'altro nel libro emerge. Perché comunque la dipendenza determina bene o male quelle dinamiche lì. Sono poi le persone che ci ruotano intorno che, a seconda di come vivono, e così magari la vivono in maniera diversa rispetto ad altre persone. Tra l'altro non è un libro che vuole fornire consigli, di dire comportatevi così perché così si risolve la cosa, assolutamente no. Però va a sviscerare molto bene quali sono appunto tutte le sensazioni che una persona vive in queste situazioni. Che ho potuto anche, tramite la mia esperienza, in ogni caso farle emergere. Senti, vabbè, io volevo chiarire un passaggio anche di me, no? Io sono vicino a tutte queste problematiche, ma mi dà proprio il prurito e l'allergia quella dinamica cattolica del peccato originale, no? Perché è come se queste problematiche dipendessero da noi e non da un sistema che ci sovragoverna, no? E invece secondo me poi anche nella tua esperienza ospedaliera o nell'esperienza insomma nei centri di ascolto, è facile comprendere invece dove poi dietro, tu hai detto, trattando un argomento, poi mi sono reso conto, no, che avrei potuto parlare di qualsiasi altro argomento perché la fonte è quella, insomma, no, per cui si arriva a certe cose. E io nei miei libri, insomma, parlo invece del sovrasistema che ci porta a determinate cose, no? Quindi perché il sistema ha strutturato la scuola in un certo modo, perché poi alla fine nella scuola ci ritroviamo dei ragazzi che non riescono a stare al passo dei più veloci e quindi vengono lasciati dietro, no? E poi magari queste problematiche nascono proprio da questa cosa qui, cioè io in un'età infantile, da piccolo, insomma, non vengo considerato e quindi inizio ad accumulare le mie sofferenze, i miei bui, tra virgolette, che non elaboro e finisco poi in una di queste problematiche. Cosa ne pensi di questo? Sì, penso che c'è gran parte appunto di verità in quello che dici tu. È anche vero però che secondo me addossare sempre comunque la colpa, diciamo così, colpa tra virgolette, infatti anche nel mio libro cioè non c'è colpa, non c'è giudizio, non c'è pregiudizio. Quindi non è tanto il discorso di dare la colpa a terze persone, è anche una questione di scelta personale a volte, di scelta. Perché ti faccio un esempio, io per esempio a 16 anni, 16, 15, 16 anni, quando si inizia comunque ad uscire, i miei amici comunque si beveva, magari, no? Quando si andava in discoteca si beveva. Perché? Perché comunque il fatto di bere ti dà ti senti simpatica, no? Ti si scioglie la lingua, ti senti più sciolta, più disinibita, insomma. È una sensazione bella, piacevole, che ti piace. Quindi io ogni volta che uscivo bevevo. Ho fatto però poi io tra l'altro avevo anche una famiglia normalissima, cioè una famiglia insomma che non mi ha mai trascurato, non ho mai avuto problemi insomma di disagio, però bevevo
Ma c'è stato un momento in cui io mi sono resa conto che se oltrepassavo quel limite, ecco, io avrei potuto tranquillamente essere la protagonista del mio libro. Quindi ho detto no, ho fatto la scelta, basta, cioè di fare 10 passi indietro. Scelta che invece non hanno fatto gran parte dei miei amici, che hanno continuato, oltre a bere, anche a far uso di sostanze. Molti, per esempio, oggi non ci sono più. E molti avevano famiglie normalissime, cioè che non vivevano dei grandi disagi, capisci, di famiglie magari, no, assolutamente. Quindi è a volte anche una scelta personale, cioè perché comunque da adolescenti si è consapevoli anche di quello che si sta a fare, cioè non è che sono proprio cioè gli adolescenti non sono proprio degli sprovveduti. Se prendono una pasticca sanno a che cosa vanno incontro. È Però vero. Daniela, per me è la dinamica del dolore, no? Se Sì, io in un certo. determinato momento della mia vita sento dolore e non ho una società, un sistema Che ti educativo aiuta, attorno certo. che mi aiuta a confrontarmi con quel dolore, poi alla fine passo alla sostanza, che può essere il caffè, Certo, può essere anche il caffè, no? Può essere un qualcosa certo. no? Per dirti, di tossico, eccetera, usato in maniera passo comunque all'alcol, poi si può passare ad altre, a fumare la sigaretta, cioè Certo. usare delle sostanze artificiose, tra virgolette, per superare quel dolore. Invece la mia idea è se ci fosse un tessuto sociale ideale, in quel momento la persona verrebbe accompagnata ad elaborare quel dolore e quindi poi a viverselo diversamente. Il problema è questo, che se qualora una persona non viene allenata oppure viene, spesso abbiamo dei genitori attuali, no? Perché non è facile neanche fare il genitore, qualsiasi problematica del figlio viene presa e attutita e alleggerita e il figlio si ritrova poi praticamente a non elaborare il dolore di quella Esattamente, cosa perché grazie. l'ha fatta per sé il genitore, no? Tra virgolette. Però poi quando certi dolori non dipendono più dai genitori, cioè i genitori non possono più aiutare a elaborare, come il primo no, per esempio, di una fidanzatina, per dirti, perché magari le prime sofferenze sono relative all'amore, eccetera, e allora poi là ti casca tutto il mondo addosso perché non sei allenato a elaborare dei passaggi. E allora per me questo è quello che manca a livello sociale, Sì, cioè qualcuno che accompagni i genitori a comprendere dei passaggi, qualcuno che accompagni gli individui, gli alunni a prendere dei passaggi, capito? sì. Perché il dolore non fa parte della nostra società, è un qualcosa che noi cerchiamo di non vedere e poi quando ci viene contro ci sbatte proprio contro come un treno. Questo è quello che Sì, sì. volevo dire. È verissimo, infatti, condivido in pieno. Effettivamente, infatti, hai ragione. Se andiamo a vedere, tra l'altro, i ragazzi di oggi sono molto fragili proprio per le cose che tu hai detto, cioè nel senso che non sono abituati al dolore, a elaborarlo questo dolore, si sentono, cioè, immediatamente persi, anche la competitività, il fatto che devono comunque sempre essere il numero uno in tutte le cose. È verissima questa cosa. Infatti i ragazzi oggi iniziano comunque anche a bere prestissimo, cioè alle medie che hanno 13-14 anni già iniziano comunque a far uso di alcolici e Io di altre guarda, sostanze. cioè, mi introduco nel discorso perché io sono anche contrario poi ai temi woke, perché poi alla fine questi temi woke vengono posti in maniera divisiva, non in maniera arricchente, no? Cioè, io ti pongo una cosa, ma una differenza che forse tu non avevi notato, oggi la noto, no? Perché per esempio noi avevamo dei cantanti che erano gay, no? Ma uno se li viveva tranquillamente. Oggi invece il tema SWOC ti pone delle barriere per cui creano loro la divisione che prima non c'era, no? Su dei temi. Forse prima eravamo più arricchiti di loro culturalmente nell'accettare la diversità, la differenza, eccetera. E quindi poi passando a questa cosa dei temi woke, eccetera, noi siamo in continua, come hai detto tu, in continua competizione e i genitori dovrebbero essere aiutati a scendere da questo treno veloce della competizione, perché fondamentalmente è proprio questo, cioè noi dovremmo dei nostri ragazzi comprendere ciò che hanno imparato a scuola e non perché non sono i primi, non sono i secondi, non sono i terzi. Invece c'è questa continua competizione che crea poi questa sofferenza che dicevi Sì. tu, no?
sì, è verissimo questo, sì. Sofferenza che rende fragili, perché basta una qualsiasi, veramente una qualsiasi stupidaggine che non sei in grado di affrontarla. Quindi è pericolosissimo questo discorso, sì, c'è questa cosa, molto. Poi noi siamo passati noi da dei genitori che magari, tra virgolette, non avevano neanche il tempo di prendersi cura di noi o non lo sapevano fare, siamo passati da una famiglia che invece è iperprotettiva e quindi poi alla fine svolge la stessa funzione dell'altra, cioè da una quasi assente su certi livelli e certi livelli di comunicazione a uno troppo presente, ma che comunque poi ti elabora tutto quello che invece dovrebbe essere il tuo percorso. Esattamente, sì, è Quindi vero. questa era la mia critica alla società, cioè nel senso Sì, che sì. comunque certe cose dovrebbe metterle in gioco qualcuno che comunque è esperto a fare, ma tu comunque lavorando in ospedale lo sai che comunque poi scarseggiano fondi e tutta una serie di cose, e poi passiamo a quella dinamica del senso di colpa che è colpa di chi sta in giù, cioè in effetti l'effetto viene scambiato come causa, no? Questa è la dinamica in cui ci troviamo. Invece l'effetto, cioè chi è caduto, l'intera famiglia che è caduta in un dramma del genere è soltanto l'effetto di una società che non va. Questo è quello che volevo dire, sommariamente. Sì, 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 sì. E secondo te quanto i gruppi di ascolto, per esempio tipo quelli che hai frequentato tu come esperienza di osservatore, osservatrice, insomma, potrebbero aiutare questi giovani? Sono fondamentali, cioè nel senso che secondo me sono utilissimi. Sì, sì, per esempio il gruppo degli alcolisti anonimi, tu dici? Sì, 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 qualcosa del genere, sì. sono utilissimi secondo me, aiutano tantissimo perché il fatto che tu condividi comunque diciamo, queste esperienze negative, chiamiamole negative, no? Che ti fanno sentire comunque una brutta persona, ti fanno sentire sporco agli occhi del mondo, ti fanno sentire un delinquente, cioè tutte cose brutte, negative che ti pesano sulle spalle. Il fatto che tu puoi senza paura, senza vergogna, condividere queste cose appunto negative con altre persone che sono nei tuoi confronti non giudicanti, ma semplicemente lì pronte ad ascoltare e a condividere pezzi della loro storia con la tua, è fondamentale. E secondo me è proprio la cura mentale. Guarda, ti dico, questo libro l'ha letto anche un ex alcolista, che adesso logicamente sono anni che, mi ha detto, e io mi ci sono ritrovato, a ogni riga che leggevo io mi ci sono ritrovato. E questa cosa me l'hanno detta tantissime persone, perché nel gusto amaro dell'uva quello che emerge è la veridicità del tema, cioè nel senso che sì che è un romanzo, perché è frutto della mia fantasia, è un romanzo, però è vero, crudo, con un linguaggio molto schietto, non ci sono fronzoli linguistici, è veramente diciamo una scrittura molto diretta, ma soprattutto è vera. E quindi, essendo vera, suscita in chi la legge delle emozioni anche abbastanza importanti. Stiamo facendo un percorso assieme, sai, di autori, di scrittori in questo gruppo che presenta il tuo libro, no? E ti ho visto spesso condividere anche complimenti ad altri autori, no? Ricordo per esempio hai scritto una cosa carina a Luciano Vasta, eccetera, no? Ma perché invece poi questo condividere, questo vivere assieme delle esperienze, delle gioie di un'altra persona sta venendo a mancare in questa società? Guarda, non lo so ed è una cosa tristissima. È una cosa veramente tristissima il fatto che non si condivida anche la gioia, ma no, cioè nei confronti di un'altra persona. Allora, io il libro di Luciano Vasta l'ho letto, mi è piaciuto proprio tanto, per cui non vedo il perché io non debba comunque condividere questa cosa bella. Cioè non è perché io magari scrivo e allora devo per forza di cose cioè nascondere le virtù altrui. Perché? È vero, ed è una grandissima mancanza questo, il fatto di non condividere
c'è queste cose belle cioè tra tutti noi, mentre invece c'è questa cosa, perché? Ritorniamo di nuovo al discorso di prima, perché c'è il discorso del fatto io devo primeggiare, io sono il migliore, la migliore, occhi tutti puntati su di me, e no, invece secondo me questa cosa è sbagliatissima. Ma infatti poi io penso che poi questo fenomeno crei l'esatto opposto, no? La settimana scorsa c'è stato G. Costa che ha portato un libro, un thriller che si chiama Solo, diario di un serial killer qualunque, no? Ed è la storia proprio di una persona lasciata sola, no? E quindi, ma a volte nel non condividere io faccio dei passi per essere solo, insomma, no? Invece penso che comunque creare uno spirito di comunione, uno spirito di gruppo e condividere quello che si sta facendo, secondo me poi ti fa sentire meno solo e la battaglia diventa più leggera, insomma, Ma no? cavolo, ma poi anche il fatto che tu puoi, anche non lo so, hai dei dubbi, delle incertezze, adesso anche nel nostro piccolo, parliamo anche di scrittura, no? È anche bello il fatto, no? Magari di dire ho dei dubbi, delle incertezze, chiedo a quell'autore se magari mi può aiutare, perché so che c'è una porta aperta. È bellissima questa cosa. E invece no, non la si fa, perché se io adesso spesso mi capita, no, di leggere, non so, di autori che scrivono, ma consigliate, magari, non so, pubblicano dei loro piccoli Sì, pezzettini, mamma mia, a volte vengono no, martoriati, sì. martoriati, ma dico, ma perché? Mm. Perché a parte il fatto che c'è modo e modo di dire anche quello non mi piace, perché puoi anche dire no, guarda, non mi fa impazzire, dare le motivazioni, ma con educazione e senza umiliare l'altra persona. Mentre invece se io ho dei dubbi e li condivido con te e tu, no, che magari hai più esperienze di me, li aiuti a superarli, siamo ricchi in due. Io perché ti ho chiesto e tu perché mi hai dato. Invece così no, non c'è questa cosa. Ma infatti io ho voluto creare più un sistema del genere in cui uno si aiuta, insomma, che un Certo, è sistema. importantissimo. Senti, invece noi pensiamo che il lettore più che comprare libri comprano autori. Tu cosa pensi di questa espressione? Che sì, che è vero. A volte si compra l'autore perché è conosciuto, no? Perché magari in quel momento è un nome abbastanza pubblicizzato, per cui sì, per carità c'è anche la curiosità poi di andare a leggere il libro, però cioè magari lo si fa semplicemente perché quell'autore è conosciuto e quindi vado a colpo sicuro, ma non è sempre così, perché a volte anche in autori sconosciuti o magari appunto esordienti, no, alle prime armi, e invece si possono trovare dei romanzi o degli scritti che sono molto molto belli. Vabbè, il tuo è Dove- un libro particolare, quindi colpisce, il tema è diretto e quindi chi è interessato al tema non sceglie l'autore, sceglie il libro, insomma. Sì, Però ci sono dei libri che possono essere cioè, associati ad altri, quindi poi secondo me la differenza dell'autore è importante. I sì, temi fanno la differenza, cioè anche io scrivo dei libri, sono saggi, parlo di temi e quindi più che scegliere me scelgono il tema. Adesso mandiamo la presentazione del tuo libro e ci rivediamo tra qualche secondo. faccio E vedere? falla vedere che porta bene. Si vede? Sì, si vede, si vede. Ok. Il gusto amaro dell'uva, romanzo di Daniela Colombo. Questo romanzo è dedicato a tutte quelle persone che hanno perso il loro nome, che non sanno più chi sono, quelle a cui l'alcol le ha private della loro identità, lasciando in cambio la propria etichetta e il proprio marchio. Siamo di nuovo in studio con Daniela Colombo e siamo alle ultime domande prima di salutarci. E come mai un lettore dovrebbe prima di tutto comprare il tuo libro e poi leggerlo? Um,
Perché è bellissimo? No, perché è un libro interessante. È un libro interessante, è un libro vero. E poi perché tratta di un argomento che, ahimè, purtroppo oggi, cioè l'abuso di alcol o come l'abuso di altre sostanze o comunque qualsiasi altra forma di dipendenza coinvolge, coinvolge quasi tutti noi, per una forma o per l'altra, in maniera magari un po' meno marcata, chi invece in maniera più devastante, però le dipendenze riguardano tutti quanti noi, ma riguardano tutti quanti noi anche proprio nel sociale. Cioè, quindi, guarda, ti faccio un esempio, Giuseppe, nel mio libro non ci sono nomi se non alla fine, proprio perché quando c'è di mezzo appunto una dipendenza, non c'è più il nome, c'è un'etichetta, perché la mamma dell'alcolista, la mamma del tossico, la moglie dell'ubriacone, il figlio del beone, il tossico, cioè sono etichette, no? Che noi marchiamo la gente in questa maniera, quindi la persona ad un certo punto diventa un'etichetta, per quello che perdi l'identità. Io l'ho marcata molto questa cosa, non soltanto da parte della persona dipendente, ma proprio di tutte le persone che gli ruotano intorno. E infatti non ci sono nomi se non alla fine, quando poi i miei personaggi riescono a recuperare la propria dignità, la propria identità. E allora lì svelano anche il loro nome. Però in gran parte i nomi non ci sono, ed è il nome quello che ci identifica, no? Cioè, io mi chiamo Daniela ed è Daniela che mi identifica. Non... Vabbè, questo poi è sempre lo stesso meccanismo di prima, cioè nel senso che io penso che ognuno di noi nella propria vita ha qualche parente, qualche amico, no, che è Appunto, rimasto poi immerso in una storia del genere, però esattamente. poi tendiamo sempre a puntare il dito verso gli altri e vedere il problema negli altri e non in noi. Senti, Infatti, quanto invece questo libro letto da una persona che è vittima di un parente che soffre di queste problematiche può aiutare? può aiutare tantissimo, può aiutare perché uno non si sente sbagliato, cioè anche i pensieri brutti, negativi che sente, leggendoli qua, dandogli un corpo, eh, si rivede, ma non si sente solo, dice, ah, li sento, ma non sono l'unico a sentirli. Quindi non sono sbagliato, è normale, naturale che logicamente vivendo delle cose del genere si sentono delle emozioni negative. E il fatto di leggerle ti aiuta a non sentirti più solo. Inoltre, cioè, il mio libro lascia anche aperta la porta alla speranza, nel senso che non è, e quindi anche quello aiuta. Ehm, è un libro che secondo me devono leggere tutti, soprattutto anche gli adolescenti. Ha un linguaggio duro, crudo, però secondo me è un libro che gli devono leggere. Senti Daniela, hai pensato di presentarlo nelle scuole? Allora, nelle scuole è molto difficile perché le scuole hanno tutto un loro sistema, quindi entrare nelle scuole si fa moltissima fatica. Eh, sai che cosa ecco, sarebbe che un insegnante, un professore lo prende per puro caso, lo legge e dice, tu guarda, lo propongo ai miei allievi anche come lettura estiva e poi se ne discute. O magari leggendo il libro poi fa delle discussioni in classe in merito a questa cosa. Però entrare nella scuola la vedo difficilissima. Capito. E ci lasci con un bel saluto a tutti i nostri ascoltatori? Certo, innanzitutto Giuseppe io ti ringrazio per questo servizio bellissimo che fai, che ci dà l'opportunità, uno di farci comunque conoscere, di parlare dei nostri lavori, ci metti in collegamento tra di noi e quindi questo anche è bellissimo. Questo servizio tra l'altro
cioè, gratuito, quindi proprio a scopo effettivamente di, insomma, no? Di fare una bella cosa, quindi grazie. E poi spero di avervi incuriosito di leggere Il gusto amaro dell'uva. Le recensioni sono più che positive, più che positive, perché mi lasciano... Raccontane qualcuna prima di salutarci. Guarda, ti dico, tutte le recensioni che ho ricevuto o le persone che mi scrivono anche privatamente non si limitano a dirmi: ah, ho letto il tuo libro, ben scritto. No, mi riportano il loro vissuto. Guarda, per esempio, e poi essendoci diverse figure, per esempio, dico: guarda, io ho letto il diario della mamma, ho pianto dall'inizio alla fine, mi hai strappato il cuore, mi ci sono rivista nella moglie, mi sono messa nei panni del figlio. Mi hai suscitato queste emozioni fortissime. Ho fatto una presentazione, per esempio, in una libreria dove è venuta una mia ex collega che non vedevo da anni ed è venuta appunto alla presentazione. Lei aveva già preso il libro, l'aveva già letto ed è venuta apposta per dirmi: guarda, io ho letto il tuo libro, lei è un'infermiera anche come me, e ti ringrazio perché senza accorgermene, appunto, cosa facciamo? Marchiamo le persone con queste etichette. Leggendo il tuo libro mi sono resa conto che pur essendo infermiera e pur non dovendo fare questa cosa, ma è normale, è naturale, a volte lo facciamo anche noi. E quindi la lettura del mio libro l'ha aiutata a rivedere le persone come persone. E io questa l'ho trovata una cosa meravigliosa. Ho detto veramente il potere di un libro, no? Cioè lei non ha problemi di alcol, di dipendenze, no, assolutamente, però in questo libro ci ha visto questa cosa, quindi nel sociale, no? Il fatto di marchiare le persone e quindi di... Vabbè, la vicenda dell'alcolista è simile alla vicenda dello scrittore che chiede aiuto e viene ridicolizzato, no? Cioè, il fenomeno è sempre lo stesso. Magari sono in un punto diverso della montagna, no? Cioè uno è a valle e un altro è a monte, però la dinamica è la stessa. Viviamo in un tipo di società in cui corre da sola e poi si trova sola, insomma, corre velocemente, corre velocemente. Io invece auspico sempre un cammino da tartaruga, perché è solo così che poi riusciamo a relazionarci con gli altri, condividere, eccetera. A me il titolo, il libro non l'ho letto, però il titolo mi ha colpito tantissimo, infatti poi ho cercato di vedere le interviste che hai fatto, perché poi il tema mi interessa, mi piace, e quindi penso di recuperarlo, insomma, con gran piacere. Allora, se per caso lo leggerai, aspetto poi anche la tua recensione, soprattutto la tua, visto che tu va bene, va bene. Cosa ne pensi? Un saluto a tutti quanti, grazie per l'ascolto. Grazie a te Giuseppe, grazie. Senti, e un saluto a tutti. Noi ci salutiamo in retroscena, ok? Va bene, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Un lungo ed inspiegabilmente gelido inverno sta mettendo a dura prova gli abitanti del villaggio e tutti gli animali della foresta. Occorre far qualcosa prima che il ciclico rinnovamento della natura venga irrimediabilmente compromesso. E così coraggiosi personaggi, umani e non, sapranno insieme cogliere ed interpretare con orecchio puro ed animo sincero visioni e segnali di questo disperato grido di aiuto di Madre Terra, contribuendo a ripristinare il naturale ordine delle cose. Si riuscirà a ridar vita alla primavera? E da quali nuovi usi e costumi sarà contraddistinto questo nuovo corso degli eventi? Liberamente tratto dal capolavoro dell'autrice ucraina Lesia Ukrainka, The Forest Song, e dalla contemporanea uscita nelle sale cinematografiche italiane del film d'animazione Magka e la foresta incantata. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare.
curiosità, ma che strana libertà. Lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.